in front of outside. If we ain't recording, then we on flies. Moving way too fast, can't live a slow life. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui risponderemo a una domanda che mi ponete in tantissimi su Instagram, sui vari social, soltanto io non riesco a rispondere perché siete tanti e io non ce la faccio, per cui oggi sapete che cosa facciamo? Intanto io ve lo preparo perché qui sto in ritardo. Ce ne andiamo da Nino di Ninfio Motori, attore del Greco, anche detto il boss delle moto, perché ci avvarremo del suo aiuto per rispondere a questa fatidica domanda. Ora io mi sbrigo assolutamente perché sennò faccio ritardo e chi se lo sente. E niente, ci vediamo in moto e ci facciamo queste 3 orette di viaggio. Buongiorno! Ciao Lorenzo, buongiorno, quale piacere! Buongiorno Nino, come stai? Tutto bene? Tutto bene Lorenzo, ben arrivato. Senti, ti voglio chiedere un aiuto. Dimmi tutto, come posso aiutarti? Allora, siccome me tutti i giorni mi scrivono un sacco di gente, mi dice senti è meglio la moto nuova, è meglio la moto usata, ma con quale budget? Però ho detto io vado qui da Nino, che ha un sacco di moto a disposizione, e ho detto sì, dai, chi devo andare se no dal boss delle moto? È vero, insomma, qui ci sono tante moto a disposizione, è un piacere poterti servire, scegli quale moto vuoi. Perfetto. E non ci sono problemi. In realtà hanno già scelto perché ho fatto una storia di Instagram e tanto volevo che scegliano quelle lì, era scontatissimo. E dove ce ne andiamo? Ma io qui vicino ho uno dei posti più belli del mondo. Possiamo a Fitana? Siamo a Fidano, Possiamo a andiamo? Fitana, andate. Ed eccoci qua, partiti, ci dirigiamo verso la costiera amalfitana. Io non vedo l'ora di rifarmela perché l'ultima volta era fine settimana ed era completamente piena, macchine ovunque. Invece adesso siamo in mezzo alla settimana e tecnicamente è libera. Così A, me la godo, B, riesco anche a provare le moto in scioltezza. Avete sorteggiato l'MT-07 che è una moto che adesso va tantissimo e la portiamo a casa anche con un budget basso. E poi la KTM 790 che già è un modello un po' più recente e servono un po' più di soldini per portarsela a casa. Oggi le testiamo, le mettiamo a paragone ma senza entrare troppo nello specifico, non come nei soliti test che faccio. Questo è più un video per capire se anche con una moto di budget basso, medio-basso, riusciamo a divertirci ugualmente, siamo soddisfatti, poi non stiamo con il tarlo nella testa del ecco, mannaggia la miseria, forse devo spendere qualcosina in più e prendermi, in questo caso, la KTM. Yeah, hey, get out my way. I cannot stay. I'm in a race. Doing the play. I'm in the phase. I'm in the dome. I'ma be gone. Don't call my phone. Get out my way. I cannot stay. I'm in a race. She wanna play. I'm in the phase. I'm in the dome. I won't be gone. Don't call my phone. Wait on me. Highlight beams. Ain't no party till I step up in the scene. I've been off the perp and my life getting worth it. I've been with the birds and they never started chirping. Step away a minute, I've been living a living. I just pretend I'm with them, but I'm really coming for M's. And I swear to God I'm giving it 100,000%. I'm wishing for him, I wish that bro could be with us. Boss, io qua vedo che iniziano le curve. Sì Lorenzo, siamo insomma alla rotonda Belvedere, all'ingresso della costiera amalfitana. Vediamo la moto scelta dal popolo del web. Allora hanno scelto una KTM 790 e io ho posato gli occhi già da prima, non vedo l'ora di provarla anche perché questa è sicuramente più comoda della mia. Io sto morendo perché ci stanno quanti gradi? La cinquantina. Ma siamo ragazzi, siamo veramente a 50 gradi con i giubbotti di pelle, insomma, io e Lorenzo siamo proprio però sempre protetti. sempre protetti, a protezione è la prima cosa. Quindi Lorenzo, facciamo una cosa. Andiamo a provare. Io ti do la 790, Vai. ma tu un giro su Ettorino me lo fai fare? Tutta tua. Va bene. Ma guarda, te la lascio volentierissimo. Va bene, Vai, allora vai. vediamo dopo come va. Povero Nino, ragazzi, non lo invidio per niente. Adesso che sta con la mia, questa è tutta un'altra storia, una passeggiata di salute. Ragazzi, buongiorno, il boss delle moto che vi parla alla guida di questa fantastica Panigale 1199 del nostro amico Lorenzo Spavald. È un grande piacere per me guidare questa moto, insomma, che
tutti quanti ormai abbiamo imparato ad apprezzare, con delle sospensioni, con un motore unico, insomma una motocicletta da 195 cavalli. Lorenzo la tiene veramente settata in maniera impeccabile. KTM 790 del 2019, 105 cavalli di pura maneggevolezza. Allo stesso tempo però è il mix giusto tra agilità e potenza. Ma che bella è, facilissima, intuitiva, con la mia col cavolo che entravo così in curva. Woohoo! È una cima divertente, ma soprattutto Cesari sembra che tipo la guidi da anni. Ha questa ciclistica molto accomodante che ti permette di fare, forse però un po' troppo morbida. E intanto guardate che bello, ci si aprono questi scorci, questi paesaggi mentre facciamo il test ride che quasi distraggono da quanto sono belli. La immaginavo più dura, non lo so, così guardandola d'impatto mi dava la sensazione di essere dura e poco intuitiva, tutt'altro. Cambi di direzione istantanei. Per i miei gusti, quando vai a riprendere il gas in mano in uscita curva il posteriore si siede un po' troppo, credo che però sia regolabile. E poi ha questa seduta bassissima che ti permette di spostarla a sinistra a destra con questi cambi di direzione veramente repentini, e in più, cosa da non sottovalutare, quando siamo fermi poggiamo tutta la pianta del piede, così almeno non facciamo fatica a spostarla. Oltretutto lei pesa poco, fantastico, fantastico, il giusto connubio tra divertimento e comodità. Cosa mi dici di questa KTM 790? Divertentissima, è veramente divertente, c'ha il baricentro basso, riesce a spostarla a sinistra e destra, e poi non la immaginavo così facile. È morbida e veramente intuitiva. Io pensavo che era un pochino più dura, di difficile interpretazione, e invece no, assolutamente. Confermo, Lorenzo, veramente KTM negli ultimi anni sta veramente sfornando dei veri gioiellini, una moto fantastica. Tu invece come ti sei trovato con Ettorina? Ma Ettorina, che te lo dico a fare, è una moto, è unica, è unica, è unica, è unica. Volevo complimentarmi con te per come la tieni, una manutenzione perfetta, Grazie impeccabile. mille. E poi Lore, lo possiamo dire quanti chilometri ha Ettorina? Sì, lo possiamo dire. Sì. Ettorina, ragazzi, ha quasi 40.000 chilometri. Una moto meccanicamente impeccabile, i miei migliori complimenti. Quindi sfadiamo anche il tabù delle moto con tanti chilometri, le Ducati con tanti chilometri, non è assolutamente non è vero. Basta soltanto tenerle bene. Manutenzione ogni quanti chilometri? Ogni 3.000. Ogni 3.000 chilometri, con sostituzione di olio, diamo una bella pulita al filtro, catena, dobbiamo sistemarla, tante cosine. Quindi manutenzione ogni 3.000 chilometri. Ora però non è finita, perché il popolo del web ha scelto la seconda moto, che è un MT-07, e noi ce l'abbiamo. Certo, siamo dei boss delle moto, non può avere un MT-07. Eccola qui l'MT-07. Lorenzo, esaudito la tua richiesta. Perfetto, quindi abbiamo una moto che costa molto di meno, praticamente la metà. Vediamo se ci divertiamo ugualmente. Andiamola a provare. Ed eccoci in sella all'MT-07 e qui che succede? Che succede? Vabbè, ok, queste sono le problematiche che potreste incontrare se venite qui in costiera. Quanto sono bravi sti autisti? Non si cammina, ma io mi sto a chiedere come cavolo fanno quelli con l'autobus a passarci. MT-07 del 2016, 75 cavalli, e infatti ce ne accorgiamo subito appena saliamo che manca un po' di cavalleria rispetto al 790. Un'impostazione molto più blanda, mi verrebbe quasi da dire divano style, perché stai ancora più comodo, piedi e gambe completamente rilassate su queste pedane che non sono arretrate nemmeno un po'. Buono se vogliamo comfort, un po' meno se la vogliamo guidare in maniera un po' più racing.
facile, intuitiva, esattamente come la 790, però quando andiamo a guidarla in maniera un po' più sportiveggiante non ci dà la stessa sicurezza. Della 790 ti fidi, entri in curva, sta ferma, è praticamente un binario. Questa si muove, è molto, intanto loro sgasano qua davanti, fanno bordello, è molto comfort, molto passeggio. Questa è sicuramente una delle scelte migliori che un motociclista alle prime armi può fare, perché oltre ad essere facile ci permette anche di sbagliare, e lo sbaglio quando siamo neofiti è dietro l'angolo. Possiamo magari metterla in curva e non azzeccare proprio la traiettoria ideale, ma lei ugualmente freni, giri, fai un po' come ti pare, cose che con una moto un pochino più sportiva, un pochino più dura come il KTM 790 dobbiamo stare attenti. Diciamo che se avessi tutte e due le moto a disposizione, un amico mi dicesse andiamo a farci un giro in costiera amalfitana, prenderei tra le due sicuramente l'MT, perché sì, dai, guarda, è facilissima, è un giocattolino, la metti dove vuoi, non c'è bisogno che imposti, che esci con il corpo, che fai fatica, poi anche rimane bello, seduto, tranquillo, e lei va, lei chiude. E devo dire che anche il motore, anche se ha soltanto 75 cavalli a disposizione, non è male, non è per niente male. Ovviamente perché anche il peso della moto aiuta, è leggerissima. Ecco, la frenata non è sicuramente quello che definirei aggressiva, è un po' pastosa, basta, ma non è come piace a me. Punti su cui potrebbe migliorare: sicuramente la frenata, forcella che, sì, perfetto, morbida, ma forse troppo, e anche la sella, perché bella ampia, ci stiamo comodi, ma è duretta, quindi magari, ecco, una bella sella comfort. Ed eccoci alla fine del video, alla fine della prova. L'MT-07 è sicuramente una moto validissima, più facile, più morbida e con meno cavalleria. Ecco, per un'impostazione racing e anche per un utilizzo racing sicuramente preferisco la 790, però per la costiera preferisco l'MT perché è più facile da utilizzare e non abbiamo bisogno di tutta questa potenza. Per rispondere alla domanda base, diciamo la domanda fulcro del video, ci si può divertire anche con un budget intorno ai 4-5 mila euro? Assolutamente sì. L'importante però è che sapete che cosa state comprando, giusto? Assolutamente sì, Lorenzo, siamo anche già a partire dai 3.000 euro, riusciamo a garantire delle ottime moto. È normale, insomma, più budget si ha a disposizione, più la qualità aumenta, gli standard aumentano, però l'importante è spendere una cifra giusta e soprattutto una motocicletta che sia sicura e garantita. È assolutamente possibile divertirsi con qualsiasi tipo di budget. Anche perché qua sopra voi ci mettete la vita e quindi la sicurezza al primo posto al di là del budget. Quindi ragazzi non posso far altro che ringraziare Nino, il boss delle moto, per questa fantastica giornata. Grazie mille a te Lorenzo, sei stato fantastico, è stato veramente un piacere. Gentilissimo. E voglio ringraziare anche tutto lo staff di Ninfio Motori e soprattutto trovate qua sotto in descrizione il loro Instagram perché fanno un sacco di contenuti e se avete anche qualche domanda sull'usato loro sono disponibilissimi. È verissimo, siamo veramente a completa disposizione di tutto. Ricordatevi di lasciare like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao! Ciao!